Un amico anni fa mi ha fatto dono di una tavola Ouija personalizzata. Ma c'è una cosa strana. La mia tavola deve essere difettosa perché quando la uso e la planchette comincia a muoversi, tra tutti gli spiriti defunti che mi contattano non c'è traccia di principi, grandi eroi o personaggi illustri. Si palesano solo spiriti di gente mezza matta, assurda, le anime di persone eccezionali ma spesso dimenticate o emarginate. Vediamo chi mi contatterà oggi. Tu che vaghi nelle tenebre opache del limbo, qual è il tuo nome? Oggi siamo abituati a vedere su YouTube dei video di gente temeraria che fa cose pericolosissime, dagli stunt acrobatici al parkour alle vere e proprie bravate, e siamo sempre pronti a criticare, a scuotere il capo, a deplorare la deriva della società lanciando i nostri o tempora o mores, però poi quei video li guardiamo. Gli scavezzacollo sono sempre esistiti da che mondo è mondo e hanno sempre avuto bisogno di un pubblico. Lo stesso che magari li bolla come teste calde e li biasima, però poi li guarda mentre rischiano la vita per il gusto di superare se stessi. Annie Taylor era una giovane scavezzacollo che aveva deciso che avrebbe saltato le cascate del Niagara rinchiudendosi in una botte. Aveva anche scelto la data, il 24 ottobre 1901, il giorno del suo compleanno. Quel giorno la giovane scavezzacollo Annie Taylor compiva 63 anni. Le cascate del Niagara, a cavallo tra la provincia canadese dell'Ontario e lo stato di New York, sono fra i salti d'acqua più belli e celebri al mondo. Sono relativamente basse, 52 metri di dislivello, ma imponenti per l'eccezionale portata dell'acqua del fiume e per la violenza delle loro rapide. Annie Taylor fece quindi costruire un barile apposito fatto di quercia con cerchi di ferro e imbottito con un materasso. Come prima prova per testare la resistenza all'urto, gettò il barile nelle cascate mettendoci dentro il suo gatto domestico. Il gatto per fortuna ne uscì illeso e dimostrò così che l'impresa era fattibile, anche se personalmente non credo che abbia più guardato la sua padrona con gli stessi occhi. Così il 24 ottobre, di fronte a una grande folla, Annie entrò nel barile e si lasciò trascinare dalla corrente verso il pauroso salto. La botte cadde per 52 metri prima di sprofondare nell'acqua tumultuosa sotto la cascata. 20 minuti dopo fu recuperata e aperta da alcuni astanti. Annie era viva e praticamente integra se si esclude un grosso taglio alla testa. Annie più tardi dichiarò: anche con il mio ultimo respiro consiglierei alla gente di non provare l'impresa. Preferirei piazzarmi davanti alla bocca di un cannone sapendo che mi ridurrà a pezzetti piuttosto che fare un altro viaggio sulle cascate. Ma le sue parole non vennero ascoltate. Bobby Leach, il secondo a provare il temerario gesto, passò 6 mesi all'ospedale a riprendersi dal trauma. Oltre a varie ferite, riportò la frattura di entrambi i menischi e della mascella. C'è da dire che Annie non era stata la prima a fare una follia sul Niagara. Le cascate erano già da tempo teatro di tutta una serie di sfide mortali, simbolo della natura estrema da superare, del pericolo da battere. Queste acque insidiose avevano già reclamato la vita del capitano Matthew Webb, famoso per essere stato il primo uomo ad attraversare la Manica a nuoto. Egli era annegato nel Niagara nel 1883 mentre tentava di sconfiggere le correnti con la forza delle sue sole braccia. Charles Blondin, un famoso acrobata e funambolo francese, camminò sopra le cascate su un filo teso fra le due rive per diverse volte, per la prima volta nel 1859 e in seguito proponendo varianti dell'impresa, una volta bendato, una volta rinchiuso in un sacco, spingendo una carriola sui trampoli o portando in spalla una seconda persona, il suo manager, e perfino fermandosi a metà strada sul filo per cuocere e mangiare
un omelette. Nel corso dei decenni diversi stuntman hanno provato l'incredibile salto nel barile inaugurato da Annie Taylor. Alcuni hanno investito svariate decine di migliaia di dollari per costruire una botte in grado di portarli sani e salvi al di là delle cascate. Oltre a quelli già citati si contano almeno altri 14 intrepidi che sono volati oltre le cataratte del Niagara. Alcuni sono sopravvissuti, altri no. Nel vicino cimitero di Oakwood c'è una sezione speciale in cui vengono inumati i corpi di coloro che hanno saltato le cascate. Quelli che ce l'hanno fatta riposano di fianco a coloro che nel Niagara hanno perso la vita. La traversata delle cascate è divenuta parte del folklore e delle leggende statunitensi. Cosa resta di queste temerarie imprese? Volendo fare i cinici si può dire che queste sono cose stupide, infantili, perfino irrazionali, ed è sicuramente vero. Però il sentimento che ci sta dietro, ecco, io non mi sento di criticarlo perché secondo me per essere perfetti bisogna sentirsi un po' incompleti. La voglia di avventura e anche desiderio di trascendenza, di essere qualcosa di più di ciò che si è già. Si tenta l'impossibile perché è possibile tentare. A tanti altri scavezzacollo dobbiamo scoperte e invenzioni straordinarie, dagli esploratori antichi che andavano oltre i confini conosciuti del mondo solo per sapere cosa ci fosse al di là, fino a quegli uomini che si rinchiusero in barili diversi, delle vere e proprie scatole di latta, non per saltare delle cascate, ma per saltare nello spazio. E questa sensazione di non essere ancora arrivati, di potersi spingere ancora più in là, è ciò che ha portato l'essere umano ai fallimenti più rovinosi, ma anche alle più straordinarie e commoventi conquiste.